era abbastanza buio nel bosco, che tra l'altro adesso un po' si è alzato il sole. Comunque in teoria oggi aveva messo pioggia e speravo di trovare un po' di nebbia in realtà qua su in cima all'eremo, ma c'è, ma più in alto, e penso che oggi non arriverò in alto abbastanza per poterci entrare. Quello che voglio fare oggi in realtà è un video molto semplice, un video molto tranquillo, in cui vi porto nella casetta dell'eremita che c'era qua su all'eremo, della quale tra l'altro ho fatto anche una storia la settimana scorsa, e per chi di voi mi segue sul profilo Instagram, ER Landscape, qualcosa del genere, ve lo lascio qui perché c'ha i puntini, c'ha i trattini, non me li ricordo mai, quindi ve lo lascio qui. Vi ricordo di seguirmi perché su Instagram solitamente tendo a mettere delle storie che anticipano, diciamo, quello che sarà poi il prossimo video ad uscire sul canale. Inoltre poi dopo pubblico anche tutte le foto che scatto sia durante i video che vedete, oppure anche magari foto che scatto anche fuori dai video, quindi ER Landscape per seguirmi su Instagram. Quello di oggi, dicevo, deve essere un video molto tranquillo. In realtà voglio andare a fare una foto a quella casetta di cui vi parlavo, che non so come apparirà oggi, sinceramente la volevo immersa nella nebbia. Quella casetta dovrebbe essere uno spettacolo, però la nebbia non c'è e quindi ci arrangiamo con quello che abbiamo. Adesso io intanto mi metto in cammino perché ancora c'è un pochino di strada da fare. Se trovo qualcosa prima di arrivare lì ovviamente ve la faccio vedere, altrimenti ci vediamo direttamente là. Ma quanto sono tonto! Porca! Esco di casa per fare le foto e non porto la micro SD, che poi è una cosa che mi capita spessissimo. Io penso che poi ultimamente sono uscito 3-4 volte, 2 volte non avevo la micro SD, quindi non ho fatto nessuna foto. Perché quando arrivo a casa dopo la prendo, voglio provare a modificare le foto, dopo la lascio nel computer. Che tonto! Porca vacca! Vabbè, prima di farvi vedere l'inquadratura che ho trovato, quindi adesso spengo un attimo, volevo un attimo parlarvi di come io decido di orientare le immagini. Sostanzialmente ovviamente si può orientare un'immagine sia in verticale sia in orizzontale. So che la scelta dipende molto dal soggetto in realtà, perché ovviamente una casetta come magari quella che ho davanti, che è sviluppata longitudinalmente, ok? È più consona per una fotografia in orizzontale, mentre invece magari alberi oppure qualsiasi struttura che si sviluppa in verticale forse è più adatta per uno scatto appunto in verticale. Però sostanzialmente la scelta, ecco, non è che viene influenzata soltanto da questi fattori. Ovviamente un soggetto quando viene fotografato poi viene fotografato in un ambiente, quindi anche se questo soggetto si sviluppa in verticale come una montagna, sostanzialmente con il paesaggio intorno dopo si sceglie di mettere in orizzontale l'inquadratura per avere la montagna e poi tutto il resto. Ogni modo di orientamento ha i suoi pro e i suoi contro. Secondo me, per esempio, il pro assoluto dell'orientamento in verticale combinato poi con un'ottica ampia come quella che ho montato è sicuramente quello di poter donare alla fotografia una tridimensionalità incredibile, perché voi ponete in primo piano qualcosa di interessante come magari dei fiori o qualsiasi cosa, sullo sfondo mettete il soggetto e si crea naturalmente proprio una tridimensionalità veramente notevole e molto bella. Il formato orizzontale invece è un formato un pochino più difficile in cui inserire anche la tridimensionalità, però secondo me un modo c'è, che adesso vi faccio vedere. Ok, molto bene, questa qui, come potete vedere, è la composizione che ho trovato. Qua sul terzo di destra ho deciso di posizionare questo tronco che abbiamo davanti, di cui vi parlavo prima, e invece sul terzo in alto di sinistra ho deciso di posizionare appunto la casetta dell'eremita. Riuscire a posizionare il primo piano e il soggetto in modo che compongano una linea che parte da un angolo della fotografia
in alto e in basso e che poi termini sull'angolo opposto, quindi facendogli fare questa linea o questa linea qua, secondo me riesce a donare alla fotografia orizzontale una tridimensionalità veramente notevole. Infatti io per esempio, adesso magari è perché lo vedo anche ad occhio, perché mi trovo in questo luogo, però sostanzialmente attraverso questa immagine 2D io riesco a cogliere anche una certa tridimensionalità dovuta soprattutto a quest'albero che ho deciso di posizionare sul terzo di destra. Tra l'altro dietro quest'albero molto bello c'è questa parte qua su di nebbia, lassù dietro c'è praticamente la cima dell'eremo e un po' di nebbia passa attraverso i rami, per cui in post-produzione sarà anche sicuramente un ottimo elemento su cui lavorare per andare ad enfatizzare magari un punto luce, eccetera. I dati che decido di utilizzare per questa foto sono 1/6 di secondo, f11 e ISO 400, perché voglio cercare di tenere i tempi un pochino più stretti ma avere una profondità di campo abbastanza estesa, quindi devo chiudere il diaframma e aumentare gli ISO per non avere tempi troppo lunghi. Tra l'altro farò un bracketing, perché ovviamente io voglio avere a fuoco sia il tronco in primo piano, no, che vi facevo vedere prima, sia la casetta, e anche avere un po' di dettaglio magari nei punti un pochino più lontani verso dove si vedeva la nebbia al centro dell'immagine. Quindi adesso faccio finta di scattare, tanto non ho la micro SD, lo sappiamo tutti che devo spegnere la registrazione. Ok, e ho provato a comporre una composizione al volo in verticale giusto per farvi vedere la differenza di tridimensionalità che dona una fotografia in verticale piuttosto che in orizzontale, e sinceramente la tridimensionalità qui, sebbene il primo piano che dopo vi farò vedere è un soggetto molto debole, la tridimensionalità si percepisce comunque, perché soprattutto abbinata a questo obiettivo che è il più largo che possiedo, c'è una stiratura dell'immagine nei bordi che appunto rende poi la scena molto tridimensionale. Vi faccio vedere un attimo una cosa. Proprio grazie alla stiratura appunto di questo obiettivo vedete che tridimensionalità che c'è in questo punto. Infatti se io provo a mettere una mano soprattutto negli angoli più opposti dell'inquadratura, quando monto un obiettivo abbastanza ampio, come potete vedere la mia mano viene completamente stirata nell'immagine, e se io vado a muovere la macchina fotografica, guardate che differenza c'è negli angoli. Vedete, se io posiziono la casa al centro, questa qui diventa subito più bassa, mentre invece se vado a portarla verso gli angoli più opposti, ecco che viene stirata. Questo è un effetto che si usa spessissimo in fotografia quando si adotta un obiettivo molto aperto, perché appunto soprattutto immaginate una montagna, poterla stirare ulteriormente con l'obiettivo la fa sembrare assolutamente molto più imponente, molto più bella. Il problema di questa tecnica, diciamo, della scelta di fare una fotografia in verticale con questo obiettivo è talmente bella che in realtà potrebbe essere distruttiva per il vostro processo creativo. Cosa intendo dire? A me è capitato sostanzialmente, dopo che avevo comprato questo obiettivo, di iniziare a scattare soprattutto fotografie in verticale, tralasciando completamente magari le composizioni in orizzontale invece che potevo catturare, perché sinceramente mi piaceva tantissimo l'effetto tridimensionale appunto che dava la scena. Quindi sì, questo è un consiglio che voglio dare anche a voi se vi ritrovate nella mia situazione in cui sostanzialmente tendete sempre a fare foto in verticale. La prossima volta che andate via, ecco, cercate di mettere la macchina in orizzontale e a provare a scattare in quel modo, perché poi dopo, una volta che ci prendete il via, vedrete che in realtà, secondo me, se anche a voi succederà come a me, scoprirete che in realtà l'orizzontale è molto più bello, perché comunque è anche un pochino più difficile, quindi avere dei buoni risultati con l'orizzontale poi dopo ci fa sentire ovviamente molto più felici e sicuramente ci fa divertire. E detto questo, io non ho più nient'altro da dire. Come vi dicevo prima, questo è un video un po' leggero, così insomma volevo portarvi a fare una foto a questa casetta, che tra l'altro questa foto non la scatto perché è orribile, era giusto per farvi capire. Comunque era giusto per venire a fare 2 foto a questa casetta. Speravo di incontrare la nebbia, ma la nebbia non l'ho incontrata, quindi prima o poi sicuramente ci ritorno. Spero magari di tornarci anche con la neve, ma per me la neve la fa il prossimo anno. Oggi è il 10 di febbraio e sono 10 gradi, e quindi niente,
Noi ci vediamo a un prossimo video, grazie mille per essere arrivati fino a questo punto e fatemi sapere anche voi magari se siete dei fotografi che tendono più al verticale piuttosto che all'orizzontale o viceversa, e noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto, ciao ciao!